Il gioco di cui vi parlerò oggi ha stile da vendere, è un platform con forte carisma e per di più richiama anche titoli del passato, un mix perfetto per il sottoscritto. Ora però qualcuno mi fermi. Pillolini, miei cari pillolini, e benvenuti in questo nuovo video di Repills, la rubrica dove vi parlo di videogiochi, soprattutto indie, seguendo una struttura vicina ad una recensione, purché di fatto non lo sia. Oggi parleremo di Raffi and the Riverside, titolo indie sviluppato da Zocrates Laboratories UG e pubblicato da Python Games, i quali ringrazio per avermi fornito una key del gioco per realizzare questo video. Raffi and the Riverside, ha qualcosa da dire? Sì, e come? Ve ne parlo meglio dopo la sigla. Raffi and the Riverside è un platform 3D collectathon, ovvero un tipo di platform in cui è possibile collezionare vari tipi di collezionabili. Scusa il gioco di parole, fondamentali per avanzare nell'avventura. Esso trae grandi ispirazioni da Banjo-Kazooie e Paper Mario, e direi che ciò si nota ampiamente. Ma in ogni caso un easter egg segreto li omaggia, giusto per sottolineare quanto gli sviluppatori debbano essere legati a questi due capitoli, e come biasimarli. La trama racconta delle vicende di Raffi, un giovane orso apprendista del pittore Queen, e di Pip, suo fidato compagno Ape. Raffi è dotato di un'abilità peculiare, egli difatti può scambiare colori ed elementi tra loro, e difatti ne fa uso per scambiare i dipinti tra una tela e l'altra. La vita sembrava scorrere tranquillamente nella ridente città di Riverside, ma quella tranquillità sarebbe presto stata spezzata da un incontro inaspettato. La talpa Sea Rattler, difatti, giunge per reclamare Raffi ed il suo dono. Questo perché il suo destino è ben più grande di quello di diventare un pittore. Inizialmente Queen è riluttante a lasciare andare Raffi, dato che egli stesso lo ha accudito sin dalla sua infanzia, e per questo lo vede come un figlio. Ma dopo la menzione di una promessa da mantenere da parte di Sea Rattler, ecco che il nostro pittore cede e permette a Raffi di imbarcarsi in un'avventura che gli cambierà la vita. Una volta congedati, Sea Rattler dovrà addestrare Raffi per la sua importante missione, ovvero quella di proteggere Riverside dalle grinfie di Groll, un cattivone cubico. Sì, è letteralmente un cubo, che, dopo essere stato liberato dalla sua prigione interdimensionale, cercherà vendetta per la sua prigionia, puntando a distruggere il cuore del mondo, una pietra preziosa il quale funge da nucleo del mondo di Riverside. Così facendo farà piombare tutto il mondo nel caos. È una trama molto semplice, ma non sempre servono moventi o significati intrinseci profondi per raccontare una storia. E poi posso assicurarti che essa sarà piena di twist e momenti inaspettati. Ciò che ho apprezzato è stata la sua indubbia semplicità, il quale richiama a gran voce lo stile di trama soprattutto di Banjo-Kazooie, e la sua coerenza. Questo perché gli eventi di gioco avranno reali conseguenze all'interno del mondo di gioco, e anche a livello di gameplay e level design porterà dei piccoli cambiamenti volti a cambiare, seppur di poco, la formula di gioco, già ampiamente azzeccata, a mio parere. Parlando invece del comparto grafico e dell'art direction, Raffi and the Riverside presenta un mondo squisitamente colorato, cartunesco e cartaceo. E qui si nota ampiamente il rimando a Paper Mario, con colori vividi e che, soprattutto sui personaggi, sembrano dipinti a mano. Un altro elemento che ho molto apprezzato è stata la cura e la varietà di animazioni di cui saranno disposti Raffi e tutti gli altri personaggi del gioco, e di come Groll spicchi per il suo avere un modello tridimensionale, l'unico personaggio ad averlo in effetti, il quale delinea perfettamente come lui sia un elemento esterno a Riverside. Nota di forte pregio per Pix, unico personaggio realizzato in pixel art, da qui il suo nome, il quale mi ha stampato un sorriso in faccia, dato che io sono molto legato alla pixel art ed in generale alle vibes retro, per farla in breve. Altra caratteristica di pregio va ai biomi presenti nel gioco. Nonostante la base sia di stampo esotico, avremo diversi biomi e luoghi da visitare, tra foreste, spiagge ed isole, cimiteri, forse questo un po' meno esotico, montagne, una fattoria, caverne, eccetera. Ognuno ben specifico e studiato per mettere in scena una porzione di trama o nuove meccaniche di gioco. Questo fa evincere anche un ottimo level design, che nella sua semplicità riesce a prendere a piene mani le basi di un platform e sfruttarle al meglio, dove anche luoghi simili tra loro avranno sempre qualcosa di inedito che si trova solo ed esclusivamente in quel punto.
L'intera mappa di gioco non sarà enorme, ma neanche troppo piccola, diciamo una grande via di mezzo. Questa è una cosa super positiva, perché ha permesso agli sviluppatori di avere delle zone più contenute, ma dense di cura, nel piazzamento di attività, minigiochi, collezionabili e tutto il resto. E come potrei dimenticarmi delle sezioni 2D, altro elemento presente e fortemente apprezzato. All'apparenza dei segmenti sempliciotti, ma che nascondono un cuore di puro platform, con guizzi aggiunti che vedremo nella sezione gameplay, ovvero adesso. Il gameplay di Raffi in the Riverside è il cuore pulsante del gioco, colui che collega tutti i pezzi al resto, soprattutto al level design, come anticipato poco fa. Essendo un platform 3D, con spazi aperti, il tuo compito sarà quello di portare a termine delle task o obiettivi all'interno delle varie zone di Riverside, collezionando le lettere che compongono quella parola per poter adempiere al destino di Raffi e superando i vari ostacoli presenti per arrivare al boss finale. Facendo parte del sottogenere dei collectathon, avrai ovviamente molti elementi principali e secondari da dover collezionare per poter raggiungere il 100%. Essi saranno i seguenti: le lettere della parola Riverside, come detto poc'anzi, le cappe, i quali saranno acquistabili dall'apposito negozio della città. Esse potranno essere potenziate mediante la slot machine vicino all'ingresso della città, la quale fornirà alla cappa dei bonus casuali ad ogni spin, fino a potenziarla al massimo. Le farfalle, le quali saranno oggetto di studio della piccola volpe Quintus, per cui la sua esistenza fa prendere al gioco 100 punti di base. Le gemme leggendarie per Sir Edler, il quale una volta trovate ci racconterà delle storie legate a Riverside e al suo passato, oltre al come le abbia trovate la prima volta. Gli E-Toy, adorabili e piccole palle di pelo. Gli E-Toy saranno un ruolo centrale per Riverside ed il mantenimento del suo ecosistema, e proprio per questo saranno in grado di aiutare Raffi a liberare le zone d'acqua, protetti dalla Fish Gang, dal putridume oscuro generato da Groll. Un ottimo modo per inserire un collezionabile che è anche parte integrante della trama. Ed ultimo, ma non per importanza, le Dreamstones, o pietre dei sogni. Esse permetteranno a Raffi di sbloccare nuove texture di cui cambiarne i connotati. Tramite la tela di Pix o dall'apposito menu sarai di fatti in grado di dipingere le texture di gioco con colori che vorrai. E non solo, potrai anche applicarle al mondo di gioco e vederne effettivamente gli effetti. Questa è veramente una feature gagliarda, non ho altre parole per descriverla. I collezionabili sono tanti e decisamente ben sparsi e nascosti per i vari biomi, senza però essere troppo difficili da trovare. Gli sviluppatori hanno optato per un approccio più di ragionamento ed osservazione, piuttosto che una sfida ostica per raggiungerli, in pieno stile Banjo-Kazooie. Passando invece al set di mosse disponibile per Raffi, oltre alla classica corsa ed il salto, avremo la possibilità di prendere a pugni gli avversari, fare una piroetta, ma senza scivolata, eseguire una chiappata sul terreno, cavalcare balle di fieno ed altri oggetti rotolanti, sfruttare Pip per planare e la mossa peculiare di tutto il gioco, lo swap o scambio. Tramite esso Raffi potrà letteralmente scambiare due elementi di texture o colori tra loro. Ciò si sposa perfettamente con praticamente la maggior parte degli enigmi presenti nel gioco. Hai davanti a te una barriera in legno che blocca l'ingresso di una cascata? Nessun problema. Se vicino a te ci sarà una fonte lavica, potrai scambiarla per creare un fiume di lava e così bruciare il legno. Devi salire su un'altura ma una piccola cascata blocca il cammino? Se vicino avrai dei rampicanti, perché non creare una cascata di rampicanti? Addirittura puoi cambiare degli elementi all'interno delle sezioni 2D per risolverle. Le combinazioni sono molteplici e qui si vede chiaramente quanto gli sviluppatori abbiano messo cura nella realizzazione di questa meccanica e come essa funga da collante perfetto per tutti gli altri elementi di gioco. Tornando invece alla corsa e alla planata, differentemente da molti platform, esse consumeranno la stamina di Raffi. La scelta è sicuramente stata dettata dal fattore grandezza della mappa e rottura del gioco. Se Raffi avesse potuto correre sempre, la mappa di gioco si sarebbe compiuta in molto meno tempo, non che ciò non sia possibile farlo, perché una volta portata al massimo, la caratteristica, tramite potenziamenti delle cappe, sarà comunque possibile correre per un bel po' di tempo, prima di fermarsi a prendere fiato. Per la planata invece è per il semplice fatto che la discesa di Pip è molto morbida e ciò avrebbe rotto il gioco, soprattutto per molti luoghi, enigmi o collezionabili, i quali sarebbero potuti essere raggiunti con molta più facilità e soprattutto rendendo inutili gli ostacoli pensati. Un elemento che invece gli sviluppatori hanno preso da un genere al di fuori dei platform, ovvero gli RPG o giochi di ruolo, è il sistema di missioni. Diversamente da Banjo-Kazooie, in Raffi in the Riverside la quest principale sarà tracciabile tramite le missioni.
Le missioni secondarie invece racchiuderanno i collezionabili che non sono trovabili nel mondo di gioco, appartenenti alle categorie precedentemente citate. Ogni personaggio che ti affiderà una quest potrà, infatti, premiarti con una Dreamstone o con una gemma leggendaria. Gli unici che sono trovabili esclusivamente nel mondo di gioco sono gli Itoi, sapientemente nascosti. A parole è veramente difficile spiegarti quanto, palla alla mano, il feeling con il gioco sia meraviglioso, partendo da un sistema di movimento semplice, responsivo, fluido e molto approfondito, elemento che in un platform cerco sempre, fino ad arrivare a tutto il resto, e quando lo trovo non posso esimermi dal cominciare a correre e saltellare qua e là per testare la mia curiosità. È difficile anche spiegarti come il tutto sia talmente ben amalgamato che ti faccia sentire meno la scarsa varietà dei nemici comuni, boss esclusi ovviamente, ed il fatto che non si sbloccheranno nuove mosse da aggiungere al moveset, dato che il fulcro resta sempre e comunque il superare gli ostacoli per procedere, tramite lo swap. Normalmente sarebbero dei punti a sfavore, questo perché va a minare il senso di progressione, ma in questo caso gli sviluppatori sono stati così bravi da aver trasformato queste mancanze in punti di forza. Un altro elemento che ho fortemente apprezzato e che mi ha ricordato molto la possibilità di esplorazione di Banjo-Tooie è il fatto di non avere delle barriere legate alla quest principale. Escluse alcune porte o zone sbloccabili, procedendo nel gioco, la maggior parte di Riverside sarà esplorabile sin dall'inizio e per questo potrai bellamente ignorare la quest principale. Non che io lo abbia fatto, ovviamente, una grande libertà lasciata al giocatore, ma che potrebbe portare a qualche problemino, ma questo lo vedremo nei feedback. Volata veloce sul comparto audio. Le musiche di Raffi and Riverside accompagnano molto bene le varie sezioni e situazioni di gioco. Quella che ho sicuramente apprezzato di più è quella che parte quando si cavalca una balla di fieno. Davvero molto catchy e simpatica. Ulteriore nota positiva e nostalgica va al doppiaggio dei personaggi. Lo metto tra virgolette perché essi non avranno una voce propria, ma parleranno in gibberish, ovvero tramite il mix di onomatopee che puntano ad esprimere concetti e soprattutto emozioni. Uno degli elementi caratteristici che ho apprezzato proprio di Banjo e Kazooie. Prima di passare alle conclusioni vorrei lasciare un feedback agli sviluppatori. Come anticipato poc'anzi, il mio feedback riguarda la quasi totale esplorabilità della mappa sin dall'inizio e di come essa potrebbe portare a dei problemi. Nel mio caso ciò si è avverato nella parte della rotaia che conduce alle caverne sottostanti di Riverside. Avendo la possibilità di cavalcare una balla di fieno sin dall'inizio, prima che ti venga data la possibilità di farne spawnare altre in punti specifici, se dovesse capitarti di cadere nel burrone verrai teletrasportato automaticamente sul terreno, ma la balla di fieno scomparirà, di fatto impedendoti di risalire. Ho tentato in tutti i modi di risalire la rotaia o di fare in modo di cadere in un punto in cui il gioco riconoscesse essere più in alto, per essere fatto teletrasportare lì, ma ciò ha comportato il dover ricominciare il gioco da capo. Fortunatamente ero agli inizi e per questo non ho perso molti progressi, ma il mio feedback sarebbe proprio quello di impedire al giocatore di andare in alcuni punti critici, come questo, prima del dovuto, o darci la possibilità di tornare indietro senza rimanere bloccati. Non è qualcosa di grave, perché riconosco essere una svista, però se questo venisse smussato, migliorerebbe lo stato del gioco, già di per sé di pregevole fattura. E dopo questo feedback direi che sia arrivato il momento delle conclusioni. Raffi and Riverside è un progetto nostalgico che punta ad emulare i fasti del passato dei platform e dei videogiochi, prendendo a piene mani da Banjo-Kazooie e Paper Mario, ma senza scadere nel plagio. Questo perché è dotato di un forte carisma e di idee peculiari, prima tra tutti lo swap. Un gioco che ho adorato dall'inizio alla fine e che mi ha portato a millarlo. No, non scherzo, l'ho millato veramente. Da amante dei platform non potevo certo farmi scappare questo gioco e sono veramente tanto contento di averlo potuto giocare. Un plauso a Zocrates per lo splendido lavoro fatto. Non vedo l'ora di vedere la vostra prossima produzione. O eventualmente dei DLC per Raffi. Lo avrai già capito, ma ovviamente ti invito calorosamente a provarlo. Se anche tu sei un amante dei platform e hai apprezzato Banjo-Kazooie, qui troverai pane per i tuoi denti. Lo stesso vale anche per coloro che non sono proprio avvezzi al genere o che lo tollerano poco. Questo gioco ha qualcosa anche per voi, grazie anche alla sua curva di difficoltà non molto elevata. Raffi and Riverside è attualmente disponibile per PC, Linux e macOS compresi, Xbox Series X ed S, Nintendo Switch e PlayStation 5. Inoltre è da poco completamente compatibile con Steam Deck.
Come ultima cosa vorrei ringraziare ancora Zocrates Laboratories UG e Python Games per questa opportunità. E tu invece cosa ne pensi? Conoscevi già questo gioco? E se sì, qual è stata la tua esperienza? Fammelo sapere qui sotto con un commento. Magari fallo quando scendi da quella balla di fieno e non mentre ti immedesimi in Tony Hawk. E con ciò il video si conclude qui. Spero che sia stato di tuo gradimento. Se così fosse, ti invito a lasciare un mi piace, iscriverti al canale, attivare la campanellina per essere sempre notificato o notificata sull'uscita di nuovi video e di condividerlo ai tuoi amici o ai tuoi cari. Inoltre, ti invito a passare anche dagli altri miei social per estendere gli orizzonti del canale e per sapere anche quando sono in live sul canale Viola. Trovi tutto quanto qui sotto in descrizione. Sono piccoli gesti che occupano poco tempo e che supportano il canale ed il progetto. Grazie. Detto ciò, dal vostro Pillole è tutto, ci rivediamo ad un prossimo video. Pillola out.